Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Nuovo video in cui andiamo a commentare il sorteggio dei playoff per accedere al prossimo mondiale, le ultime in vista del derby con le condizioni fisiche di Dumfries e Zielinski e quelle che potrebbero essere delle mosse per l'Inter del futuro, con i nomi che corrispondono ad Hakan Çalhanoğlu e Karim Adeyemi. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo un bel like se vi piace il contenuto del video, iscrizione al canale se non siete ancora iscritti e campanella delle notifiche attiva se volete essere aggiornati sui contenuti futuri. Operazioni semplicissime, però di grandissimo aiuto. Iniziamo proprio da quello che è stato il sorteggio dei playoff. Italia che viene abbinata all'Irlanda del Nord, semifinale che si giocherà in casa come era già previsto. Finale che poi si giocherà contro la vincente di Galles-Bosnia, finale che però sarà in trasferta. Ecco, un sorteggio non complicatissimo, però la finale in trasferta può rappresentare un'insidia. Iniziamo dalla semifinale, perché poi ormai l'Italia degli ultimi anni ci ha insegnato che non bisogna sottovalutare nessun avversario. Anche 4 anni fa con la Macedonia sembrava scontata e già guardavamo la finale contro la vincente di Portogallo-Turchia, poi sappiamo tutti com'è andata. E anche lì, purtroppo, per la situazione attuale della nazionale italiana, ci sono delle insidie, perché l'Irlanda del Nord arriverà praticamente con poco da perdere. Ecco, un'eventuale eliminazione non sarebbe un disastro come invece sarebbe per l'Italia, naturalmente parliamo dal punto di vista sportivo, e arriverà comunque una nazionale che proverà a chiudersi, a non lasciare spazio, quindi magari probabilmente giocheranno anche con un blocco basso, pronti poi a colpire con le ripartenze. Un po' quello che avevamo visto 4 anni fa fare alla Macedonia. Quindi partita in cui i pronostici sono tutti per l'Italia, però comunque è una sfida che non va assolutamente sottovalutata. Finale che poi ecco, potrebbe avere non poche insidie, perché soprattutto se dovesse passare il Galles, che sulla carta dovrebbe essere favorito contro la Bosnia, la finale in trasferta in Galles, che sarà in trasferta in ogni caso, che sia il Galles o la Bosnia a passare, ma in Galles è sicuramente più insidiosa dal punto di vista ambientale. Ecco, gli azzurri troverebbero uno stadio infuocato, pronto a spingere la nazionale di casa, e in questa situazione, quindi con tantissima pressione, uno stadio che spinge contro naturalmente, e può essere una sfida molto complicata. È vero, qualcuno potrebbe obiettare nel dire ma l'Italia non può temere Irlanda del Nord, Galles, Bosnia. In realtà purtroppo è questo il livello a cui è arrivato il nostro calcio, di non dare mai nulla per scontato, temere anche una trasferta in Galles, anche se sulla carta poi quelle che capitano nel nostro playoff sono 3 nazionali abbordabilissime, però insomma attualmente l'Italia è in uno stato in cui non può sottovalutare praticamente nessuno, e lo abbiamo visto negli ultimi anni, nelle ultime qualificazioni ai mondiali, in realtà lo abbiamo visto nella gara d'andata anche contro l'Israele, dove sì, l'Italia vince 5-4, ma insomma con tantissima fatica. Partite che, come ben sappiamo, si giocheranno a marzo. Auguriamoci che sia la volta buona per accedere finalmente al mondiale dopo averne saltati 2, ma soprattutto se l'Italia dovesse andare al mondiale che non vengano poi offuscati tutti i problemi del calcio italiano, considerandola come una vittoria. In ogni caso, il livello in cui si trova, il livello a cui è sceso il calcio italiano, non deve passare inosservato. Servirebbe fare qualcosa. Ci aspettiamo delle rivoluzioni? Probabilmente no, probabilmente continuerà a non cambiare nulla, però ecco, sicuramente è un livello decisamente preoccupante, perché se non cambia qualcosa tra 4 anni ci ritroveremo nuovamente nelle stesse condizioni. Arriviamo invece più a discorsi più immediati e tra virgolette in casa nostra, parlando dell'Inter. In vista del derby la situazione Dumfries è piuttosto complicata, ecco, dal punto di vista fisico. Non è un problema alla caviglia particolarmente preoccupante, però quasi sicuramente ecco, Dumfries non farà parte del derby ed è a rischio anche per la trasferta di Madrid in Champions. Al suo posto scenderà in campo Carlos Augusto, anche perché Luis Enrique ormai non ha convinto e sembra essere quasi un bocciato
della rosa nerazzurra. Darmian anche non è al meglio fisicamente e quindi Carlos Augusto rappresenta l'unica vera opzione credibile per sostituire Dumfries. Per quanto riguarda Zielinski, invece, nella giornata di ieri si era parlato di un calciatore che aveva qualche problemino dal punto di vista fisico. In realtà niente di serio, ecco, oserei dire. Non ha avuto alcuna conseguenza l'acciacco con cui è rientrato dalla nazionale. Zielinski sarà a disposizione di Chivu e come dicevamo ieri ci sarà il ballottaggio Zielinski-Sucic, quindi con addirittura il polacco sembra leggermente favorito in questo momento. Parlando invece di quelle che potrebbero essere le mosse per l'Inter del futuro, partiamo da Hakan Çalhanoğlu. È un punto fermo dell'Inter, a differenza di quanto sembrava in estate, quando era stato quasi messo alla porta, quando sembrava certa una sua partenza, un Çalhanoğlu molto in bilico. Oggi rappresenta un punto fermo dell'Inter e quindi ciò che si era detto in estate con la possibile partenza a gennaio, al momento è una soluzione assolutamente da escludere e addirittura, secondo Fabrizio Romano, nei prossimi mesi si potrebbe anche parlare di rinnovo per Çalhanoğlu. Ovviamente bisognerà valutare questa situazione, probabilmente l'Inter un'offerta a Çalhanoğlu la farà, anche perché ad oggi è un punto fermo e in rosa non ci sono veri sostituti di Çalhanoğlu, anche perché, ecco, vediamo quando manca il turco viene spostato Barella in regia, che magari si adatta anche bene a fare quel ruolo, a svolgere quel compito, però non è un vero e proprio regista e quindi ad oggi risulta complicato fare a meno di Çalhanoğlu e per sostituirlo bisognerebbe fare investimenti veramente importanti sul mercato, quindi da qui potrebbe nascere l'idea di prolungare il contratto di Çalhanoğlu in scadenza 2027, anche perché non dovesse prolungare praticamente significa che la prossima estate l'Inter dovrà cedere Çalhanoğlu e poi dovrà muoversi per sostituire quello che in questo momento è un calciatore assolutamente fondamentale nello scacchiere di Christian Chivu. Chiudiamo anche col nome di Adeyemi, che è stato accostato all'Inter. In realtà Adeyemi ha un contratto in scadenza nel 2027, ma ha delle difficoltà nel rinnovare col Dortmund. Ecco, ci sono delle difficoltà nella trattativa. La Bild, un giornale tedesco, ha parlato dell'interesse dell'Inter, interesse che è stato confermato anche dalla Gazzetta dello Sport. Naturalmente in questo momento è un po' un interesse quasi esplorativo, oserei dire, perché è chiaro che l'Inter non può accelerare, affondare il colpo, anche perché sappiamo trattare col Dortmund non è mai semplice. Il Dortmund sicuramente chiederebbe in questo momento un prezzo altissimo e perché comunque sono delle operazioni anche difficili da fare nel mercato di gennaio. A giugno potrebbe essere diverso perché con Adeyemi a 12 mesi dalla scadenza naturalmente il Dortmund potrebbe ammorbidirsi nelle richieste. Adeyemi è un calciatore classe 2002, quindi compirà 24 anni il prossimo gennaio e potrebbe essere un po' quel profilo che permetterebbe a Chivu anche di variare ogni tanto tatticamente. Ecco, un po' come in estate era stato cercato Lookman, oggi l'opportunità di fiondarsi su Adeyemi potrebbe dare a Chivu quel profilo che dia imprevedibilità sulla tre quarti. Calciatore di grandissimo valore, ovviamente le qualità sono fuori discussione. Il punto sarebbe: ad oggi l'Inter può sostenere un attacco praticamente con 3 punte? La mia risposta è no, perché è un Inter che già oggi fa fatica a fare filtro a centrocampo, tante volte la linea difensiva viene attaccata senza avere della protezione dal centrocampo, quindi eventualmente togliere un centrocampista metterebbe l'Inter ancora più a rischio, a meno che non si vada praticamente a fare quasi una mini rivoluzione, quindi con la cessione di uno o più centrocampisti ed eventualmente l'acquisto di un centrocampista fisico, uno simil Koné per intenderci, e quindi a quel punto potrebbe essere diverso anche l'equilibrio. Ad oggi però ecco non credo che si facciano già questo tipo di discorsi, perché penso che per Adeyemi sia una situazione eventualmente da affrontare in estate e ad oggi non c'è nulla di concreto, anche perché è un calciatore del Dortmund e il Dortmund ha tutta la volontà di trovare comunque un accordo per il rinnovo. Ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti.
cosa ne pensate del playoff che avrà l'Italia, ecco, della situazione attuale del calcio italiano in vista del derby, quindi con Dumfries praticamente fuori. Se Carlos Augusto è la scelta ideale, anche se come dicevo prima per me è praticamente l'unica, e soprattutto ecco cosa ne pensate anche per il futuro tra Çalhanoğlu, Adeyemi, insomma i nomi di cui si sta parlando negli ultimi giorni. Io vi saluto e come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.